pallone in verticale, fischia qui! Un'altra Fischia finale qui! per noi! Siamo in finale di Coppa Italia! Siamo in finale di Coppa Italia! Juve battuta! L'Inter va in finale! Juve battuta! Meritatamente, Simo, perché l'Inter stasera ha fatto una prova, una prestazione da grande squadra consapevole della propria forza, ha dimostrato secondo me stasera una superiorità nei confronti della Juventus. Decide il gol di Di Marco, una partita in cui l'Inter è sicuramente andata molto più vicina al 2-0 di quanto la Juventus non è andata all'1-1. Una prestazione di solidità, e ti dico subito a caldo, Simo, io non ho sinceramente mai temuto realmente di perdere questa partita. Era esattamente quello che volevo dirti. Cioè, chiaramente si soffre sempre durante la partita, è inutile negarlo. Però se tu riguardi tutto e te la rivivi un attimo in testa, l'Inter non ha mai... Onana, partita serenissima, ha fatto una parata importante nel primo tempo su Kostic e poi gli sono arrivati giusto un paio di tiri centrali. E quindi anche per questo questa partita dell'Inter per me è molto diversa da tutti gli scorsi Inter-Juve e Juve-Inter che abbiamo vissuto non solo quest'anno ma anche l'anno scorso, perché sono sempre state gare molto più difficili dove comunque anche vincendo di un gol però sembravano molto più in bilico. Questa sera l'Inter ha fatto un gol, non è che abbia prodotto poi altre enormi occasioni, però come hai detto bene, soprattutto non ha mai subito praticamente, nonostante l'ingresso poi di Milik, l'aumento della pressione e anche della consistenza offensiva della Juve. Acerbi devastante, non ha sbagliato nulla, gli altri centrali altrettanto. Partita da squadra consapevole di essere più forte dell'avversario, nonostante sulla carta insomma la partita potesse essere molto equilibrata. Quindi sono molto contento perché al di là della vittoria dimostrare questo approccio a livello mentale è fondamentale per gare come questa e anche per quelle che arriveranno da qui in avanti. Verissimo, perché personalmente questa partita mi dà tutta un'altra serie di segnali positivi in vista delle prossime, in vista delle gare che saranno decisive. Oggi l'Inter, abbiamo detto, negli altri incroci siamo stati ingabbiati tatticamente. Stasera l'Inter l'ha preparata bene, ha fatto il proprio piano partita e la partita è andata proprio come la voleva impostare l'Inter. Forse mi aspettavo anche la possibilità di trovare il raddoppio nel secondo tempo, sfruttando il fatto che la Juventus si sarebbe dovuta sbilanciare un pochino, però siamo stati bravi a non cadere nelle provocazioni. Juventus un po' subito fallosa all'inizio, forse l'arbitro poteva estrarre qualche cartellino giallo che è mancato su Rabiot, è mancato anche su Alexandro, sicuramente qualche dubbio rimane. Non ci siamo fatti prendere però dal nervosismo, non siamo caduti nella provocazione. L'Inter ha tenuto, ha giocato bene, ha trovato un gol con una giocata che poi era stata sicuramente provata, perché Di Marco lo abbiamo visto replicare quel movimento più volte durante il corso della partita. Un gol da attaccante, verrebbe da dire, per come l'ha messa dentro col mancino da dentro l'area di rigore. E poi c'è mancata la finalizzazione per raddoppiare, perché le occasioni le abbiamo anche generate, abbiamo fatto anche delle fasi di pressing molto forte, molto aggressivo, soprattutto alla fine del primo tempo. Nel secondo la partita era ricominciata con le squadre un po' lunghe, sembrava potesse succedere veramente di tutto, e poi l'abbiamo portata a casa senza particolari preoccupazioni. Una partita in cui, tra l'altro, secondo me, a parte faremo le pagelle, farò fatica a dare dei voti perché oggettivamente oggi tutti secondo me meritano dei voti molto alti. Anche giocatori che secondo me verranno criticati, però citare qualcuno su tutti: Barella ha fatto un primo tempo grandioso secondo me, o comunque molto molto importante, anche l'assist, è un giocatore troppo importante secondo me per il centrocampo dell'Inter. Di Marco grande partita veramente fino al momento della sua uscita, anche dal punto di vista dell'intensità. Mkhitaryan clamoroso fino all'ultimo, veramente ha dato tutto. Onana non ha sbagliato praticamente nulla, partita pulita e ordinata da parte di Onana secondo me. Questo è l'aggettivo che mi descrive meglio la sua prestazione. Acerbi poi ha abbassato la saracinesca lì dietro e non ha sbagliato quasi nulla. Mi è piaciuto molto anche Dumfries, quindi tante prestazioni positive. Il nostro De Pica Pica, come sempre a fine partita, lo ringraziamo di cuore davvero, dice che bello win to win. L'Inter torna in finale di Coppa Italia dove affronterà
la vincente di Fiorentina-Cremonese, e io sono molto incoraggiato da questa partita. Abbiamo visto tante note positive davvero. Sì, l'hai riassunta benissimo e possiamo dire anche che alla luce di questi 2 anni Inzaghi è sempre più re di coppe, perché gira e rigira, quest'anno addirittura supporta i risultati in Coppa Italia con una Champions League clamorosa e questo comunque fa tanto. E adesso avremo una finale che sulla carta è più facile di quella dell'anno scorso, perché non abbiamo la Juventus contro, appunto, ma avremo probabilmente la Fiorentina, però sappiamo che la finale non è mai facile, anche se affronti una squadra di Serie B è comunque una finale e quindi non va mai pensata in questa maniera. Questa partita ci dà, come dicevo prima, una maggiore fiducia in vista delle prossime, perché a livello tecnico l'Inter sappiamo che è squadra che può serenamente raggiungere i suoi obiettivi, deve sicuramente limare qualcosa e dicevi bene questa difficoltà nel trovare il secondo. Più che altro abbiamo visto ancora una volta tante giocate nell'ultimo passaggio sbagliate per un po' di superficialità, per un po' di fretta, che da una squadra come l'Inter vorrei vedere molto meno, perché comunque ci sono partite che, come questa, vinci abbastanza agevolmente alla fine, ma altre partite dove magari all'ultimo ti fanno il gol. Quindi non puoi permetterti, anche se sei in vantaggio, di giocare in avanti come se fossi 3-0. Però ecco, dal punto di vista tecnico è una squadra che può competere. A livello mentale questa partita ci dà un segnale rispetto al fatto che questa squadra possa competere anche a livello mentale. Chiaramente speriamo che arrivino conferme, perché una gara non basta. Però, insomma, già dopo il Benfica, già questa partita, Esatto. diciamo che non è il primo indizio, ecco, così. No, infatti mi hai anticipato, perché stavo pensando, contro il Benfica è già una prestazione importante. Con l'Empoli dicevamo una partita non troppo diversa dalle altre a livello di rendimento, però avevamo fatto un passo avanti ritrovando i gol degli attaccanti e vincendo. Comunque, dopo un brutto primo tempo, un po' in scioltezza, comunque il secondo tempo l'abbiamo portato a casa con una prova di forza e di solidità. Oggi aggiungiamo un'altra prova, diciamo un altro indizio che comincia a fare veramente una prova. È chiaro che poi domenica c'è la Lazio e sarà un altro test molto probante, decisamente, però oggi è un altro passo in avanti, secondo me, a livello sia di prestazione che di convinzione. Se devo trovare delle pecche, delle lacune sulle quali bisognerà lavorare, mentre ringraziamo il nostro Giuseppe Morelli, come sempre, grazie mille al nostro Giuseppe che dice Gobbi, Gobbati ed ora la pratica Bilan. Adesso ci arriviamo. Grazie di cuore Giuseppe. Dicevo, se dobbiamo trovare qualcosa su cui migliorare, gli attaccanti oggi hanno fatto un gran lavoro per la squadra. Forse ci aspettiamo magari più precisione in zona finale e quindi anche nella finalizzazione, sicuramente di più. E i giocatori subentrati, secondo me, soprattutto in attacco, non hanno dato lo stesso impatto rispetto a quelli che abbiamo visto nel primo tempo. Cioè l'ingresso di Correa, Lukaku, secondo me, quando sono entrati loro, l'Inter non è riuscita più a tenere il pallone alto, siamo andati un pochettino in difficoltà. Poi Correa alla fine qualcosina in più ha fatto, anche lo stesso Lukaku. In generale però Dzeko stasera, pur sbagliando diversi palloni, mi ha dato delle sensazioni positive dal mio punto di vista. Queste le cose sulle quali penso si debba lavorare. Dimmi tu Simo se hai altro da segnalare, se no ricordo che siamo anche nella prossima Supercoppa italiana a questo punto, avendo raggiunto la finale di Coppa Italia, vuol dire incassare un tesoretto subito di circa 2 milioni più un paio di milioni che deriveranno dai biglietti per la finale di Coppa Italia, un eventuale bonus in caso di vittoria e la partecipazione anche alla prossima Supercoppa italiana, che ancora qualche milioncino lo porta in cassa. Non è male anche questo di questi tempi. Non è male. Cioè, poi quando arrivano, magari adesso non ci pensi, ma quando si avvicina la partita hai voglia di vederla, di contenderti un altro trofeo, quindi tanta roba. No, aggiungo solo una cosetta veloce sull'attacco. È vero che Lukaku e Correa hanno faticato molto più di Dzeko e Lautaro, è anche vero che, come dicevo in cronaca, secondo me sono un po' penalizzati, o perlomeno oggi lo sono stati, dal fatto che un po' inconsciamente, in virtù delle caratteristiche soprattutto di Lukaku in questo caso, e un po' perché poi la Juve negli ultimi minuti ovviamente portava tanti uomini in avanti, quindi l'Inter si è trovata a gestire la palla con più difficoltà,
quando sono entrati in campo Lukaku e Dzeko, Lukaku, scusami, e Correa, i palloni verso di loro sono arrivati in maniera sempre più sporca, sempre più difficile da contendere, mentre fin quando ci sono stati Dzeko e Lautaro, soprattutto Dzeko, si andava ancora con il fraseggio, e quindi è chiaro che ci arrivi più pulito e chiunque sia in campo fa meglio. Una volta che entra Lukaku, io percepisco sempre che un po' inconsciamente la squadra dica va bene, adesso c'è Romelu, gliela butto su anche un po' sporca, lui in stile Osimhen ci arriva. Sì, è un ragionamento che ci può stare, non è sempre vero, soprattutto se sei contro comunque giocatori come Bremer, che anche se non ha fatto bene rimane un profilo importante. Quindi questa per me è la giustificazione che quest'oggi ci può stare. Detto questo, il vero problema principale, secondo me, come dicevo prima, è riuscire ad essere un po' più precisi nella finalizzazione senza buttare palloni e potenziali occasioni che non entrano in tabellino proprio perché sbagli l'ultimo passaggio a livello o tecnico o proprio nella scelta. Questo per me deve migliorare l'Inter. Verissimo, verissimo. Stavo pensando mentre parlavi, hai citato Bremer, il Bremer visto stasera sinceramente non lo rimpiango per nulla, anzi stasera Dzeko poi l'aveva anche bruciato con un gran gol alla Milito che poi è stato annullato per fuorigioco. Prima di chiudere, Simo, Inzaghi zitto zitto, tu dicevi re di coppe, si porta a casa un'altra finale di Coppa Italia e diciamo si sta giocando tutte le sue carte al meglio in questo finale di stagione per mettere in difficoltà qualsiasi tipo di giudizio. Eh sì, poi oggi tra l'altro batte Allegri, che è comunque uno degli altri più pagati, nonché dei più vincenti, comunque palmarès alla mano. Non è una cosa da sottovalutare. Non lo so, non è il momento sicuramente di fare discorsi troppo ampi sulla figura del tecnico, però insomma vediamo cosa succede a fine stagione, perché per fortuna siamo appunto ancora in ballo su tante piste e siamo, come dicevamo nel prepartita, ad una partita, cioè la finale di Champions, tra l'altro ricordiamo, dal poterle giocare letteralmente tutte. Perché se tu arrivi in finale di Champions fai, vabbè, le 38 di campionato, la Coppa Italia fino alla finale, la Champions fino alla finale, più la Supercoppa. Questa non è una cosa da tutti, a prescindere poi da come vanno a finire le competizioni. Non è una cosa da tutti, perché si dice sempre la concentrazione, che sicuramente è uno dei limiti di questa Inter, però la concentrazione è anche quella cosa che ti serve per fare questi percorsi, altrimenti stecchi una partita e esci, soprattutto in Champions ma anche in Coppa Italia. Quindi non è una casualità. Su Bremer chiudo con questa battuta: se vogliono Acerbi ci devono dare un conguaglio, se vogliono fare lo scambio, perché ad oggi il conguaglio ce lo devono dare loro. Va bene, e allora la chiudiamo qui, go home or go Rome a questo punto, il detto in questi casi. C'è chi va a casa e chi va a Roma, ci andiamo a prendere anche la finale di Coppa Italia, le pagelle le troverete a parte in un altro contenuto, quindi clic subito sul tasto iscriviti, mi raccomando, così non vi perdete nulla e vi aspettiamo su passioneinter.club per non perdervi la nostra analisi post partita, la community e tutti i contenuti di Passione Inter.